Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo terzo e ultimo video andiamo a vedere come modificare la sitemap per aggiungere tutti i controlli che ci servono per gestire l'allarme della temperatura dell'acqua della piscina. Nei video precedenti abbiamo creato tutta una serie di item appunto per la gestione dell'allarme e in questo video andiamo a vedere come inserire i controlli nella sitemap. Con questi controlli possiamo abilitare e disabilitare l'allarme e gestire la soglia di temperatura a cui vogliamo che questo allarme scatti. Successivamente faremo dei test per verificare che tutto funzioni correttamente. Andiamo quindi a modificare la sitemap. Ok, quindi apriamo la sitemap sullo smartphone e andiamo nella sezione Setup Allarmi, in cui ho già tutta una serie di allarmi, configurazione di allarmi che ho già impostato, e adesso andremo ad aggiungere quello della piscina. Quindi teniamo la sitemap aperta lì e sul PC prendiamo su Visual Studio Code il codice della sitemap. Iniziamo a creare il blocco contenitore, che è un blocco di tipo testo, in modo tale che a primo acchito si visualizzi se l'allarme è attivato o non attivato. Lo chiamiamo configura allarme piscina. Andiamo a cercarci il nome dell'item, che è questo abilita. Me lo copio e lo vado ad incollare nella sitemap e all'interno metto lo switch per abilitare o disabilitare, come ho fatto per l'allarme network. Salvo ed è apparso subito nella sitemap in automatico, è apparso un nuovo controllo. Al momento lo stato è null, quindi c'è un trattino. Se vado dentro ho il controllo per abilitare e disabilitare. Attiviamolo e disattiviamolo così che assuma il valore off e ce l'abbiamo lì. Andiamo pure dentro e adesso andiamo ad aggiungere gli altri controlli. Il controllo che mi serve è il controllo di soglia della temperatura, quindi mi copio uno slider che avevo già fatto, mi vado a cercare anche in questo caso l'item che gestisce la soglia, che è questo, copio il nome, lo incollo qui e poi lo setto. Allora diciamo che lo posso mettere da 0 gradi a, facciamo 20. Step 1. In questo modo posso impostare una soglia di temperatura da 0 a 20 gradi. Quindi salvo e sulla sitemap dovrebbe apparire. Ovviamente anche qua il valore è null. Io adesso lo muovo sulla sitemap per impostare, ad esempio mettiamo 10 gradi. Ho lasciato scritto per cento, non va bene, qua mettiamo gradi centigradi, che è più carino. Ok, in questo modo sono andato a impostare il valore sull'item, quindi se torno sulla configurazione di OpenHub vedete che è andato a 10. Andiamo a vedere ancora una cosa sulla sitemap, e cioè la presenza del vero e proprio allarme. Nella sezione allarmi, il primo in alto, vedete allarme temperatura piscina. Questo item, praticamente questo blocco della sitemap si è aggiunto in automatico. Questo perché questa pagina sitemap che vediamo è gestita in automatico da un gruppo che, se lo cerco sul mio codice sorgente, lo vedo come gruppo GR allarmi. In automatico questa riga mi crea la singola riga allarmi con lo stato del gruppo, e se ci clicco in automatico mi fa vedere tutti gli item che compongono quel gruppo. Quindi nel momento in cui ho aggiunto il mio allarme temperatura piscina al gruppo GR allarmi, in automatico è apparso qua. Detto questo, possiamo iniziare i test. Iniziamo con l'impostare qualche soglia sulla sitemap. Quindi andiamo su Setup Allarmi, configura allarme piscina e vediamo al momento quant'è la temperatura corrente della piscina.
lo possiamo vedere direttamente da qua, 15.1, quindi posso mettere come soglia, mettiamo 15, abilitiamo l'allarme e in teoria dovremmo aspettare che adesso la temperatura scenda sotto i 15. Questa situazione, anzi mettiamo 14 così evitiamo che scatti da sola e la teniamo sotto controllo. Quindi al posto di aspettare che la temperatura vada veramente a 14 gradi possiamo simulare utilizzando direttamente il Raspberry. Io adesso qua sono loggato sul Raspberry, lo metto un pochino più piccolo così vediamo entrambi. E praticamente adesso mi collego alla console di OpenHub e da lì posso inviare degli aggiornamenti per gli item. Apriamo la console di OpenHub. Ah sì, scusate, devo scrivere console come comando. Ok, la password è hubopen, che è quella di default. Ok, arrivato qui io adesso posso operare direttamente sui valori degli item. Il comando è openhub update, poi devo andare a prendere l'id dell'item, lo incollo sul Raspberry e gli posso mettere un valore. Tanto scusate, qua torno al mio pannello di controllo così lo vediamo subito. Gli do 14. In questo modo simulo che la temperatura della piscina è arrivata a 14 gradi e quindi dovrebbe arrivarmi la notifica e scattare l'allarme. Allora, i 14 gradi è arrivato. La notifica sullo smartphone è arrivata, temperatura piscina sotto soglia. Quindi probabilmente adesso, anche se vado a vedere gli allarmi, è scattato anche allarme temperatura piscina. Per inciso mi è arrivata la notifica anche sull'orologio perché è collegato al telefono, però è una cosa anche carina questa. Adesso togliamo la notifica, lasciamo l'allarme piscina impostato, possiamo stare qua, rimandiamo, intanto è tornata a 15,1 la piscina, la temperatura dell'acqua perché è arrivato il dato dal sensore, la rimettiamo a 14 e vediamo che non arriva nessuna notifica. Questo perché io come utente del sistema non ho tolto la spunta alla notifica, all'allarme precedente. Quindi adesso la tolgo, mando un altro valore che è tipo 14.5 e poi gli rimando 13,9 ed è arrivata la notifica. Quindi tutto funziona. Facciamo l'ultimo test, quindi togliamo l'allarme di qua, andiamo sul setup, quindi disabilitiamo l'allarme, mandiamo un valore sempre sotto soglia, quindi 13,5 e non c'è nessuna notifica. Quindi il sistema funziona, direi che funziona bene, quindi io adesso in teoria devo mettere il valore di soglia a 15 perché a me interessa quando la piscina va sotto i 15 gradi. Adesso rimettiamo il valore corretto e quindi probabilmente stanotte scatterà perché da ieri le temperature si sono abbassate tanto e quindi ormai siamo arrivati ai 15 gradi. Giusto per info possiamo andare a vedere come queste manovre che ho fatto io, che ho simulato dei valori di temperatura, possano influire sul grafico delle temperature. Quindi mi apro Grafana e vado a prendermi la mia dashboard piscina, vado a prendere gli ultimi 30 minuti e vedete queste sono le variazioni che ho fatto io a mano dal valore normale della temperatura, quindi me le ha loggate e memorizzate. Ok, con questo video per adesso termino la gestione di questa piccola centralina della piscina, anche se il mio obiettivo è quello di ampliarla con ulteriori controlli e ulteriori sensori. In primis quello della soglia del pH, perché è uno dei valori da tenere sotto controllo per l'acqua della piscina.